Ragazzi miei, ma quanto è bella sta canzone, che poi chiamarla canzone è assolutamente riduttivo, fra i tantissimi bellissimi brani delle Zeppelin come Wall of the Love, Communication Breakdown, Black Dog, Good Time, Bad Times, Immigrant Song, Going to California, la famosissima Starway to Heaven. Baby I'm Gonna Leave You secondo me è veramente un capolavoro assoluto. Oh baby, baby, I'm gonna leave you. I say, baby, you know I'm gonna leave you. Naturalmente io non ci provo neanche a cantarla come Robert Plant, perché Robert Plant ha una voce bellissima. Io con la voce che mi ritrovo rischierei di sembrare più una gallina che si strozza piuttosto che un cantante rock alla Robert Plant, quindi lasciamo le cose come stanno. Robert Plant la canta con la sua bellissima voce, io la canto con quella che ho, ognuno la canta con la voce che ha. I leave you when the summertime, leave you when the summer comes rolling, leave you when the summer comes alone. Baby I'm Gonna Leave You non è la tipica ballad, non è la tipica canzone d'amore. Ha una struttura che neanche la struttura è proprio quella della ballad. Inizialmente ha una struttura intro, strofa, diciamo ritornello, parte ritmica, che poi si ripete, poi inizia con una parte strumentale, poi si apre nuovamente, c'è sempre un gioco di apertura e di chiusura, di dinamica tra quello che è l'arpeggio, la strofa e anche quelle che sono le parti ritmiche, come in questo caso subito dopo la prima strofa inizia la prima parte ritmica dove la dinamica apre di botto. Poi la dinamica andare nuovamente a chiudere, si va a chiudere nuovamente la dinamica e si parte con la seconda strofa. Baby, 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 oh baby, I don't wanna leave you. In Baby I'm Gonna Leave You c'è sempre questo gioco di dinamica, il brano è come se avesse questo andamento, chiude, riapre e riapre, tutto questo si sussegue in tutte quelle che sono le varie parti del brano, quindi nella strofa si va, nelle parti arpeggiate si va a chiudere un po' di più la dinamica, nelle parti ritmiche suonate con gli accordi si apre questa dinamica, poi c'è una piccola parte strumentale che tra poco vedremo meglio nel dettaglio e poi c'è nuovamente un'apertura di dinamica con un altro giro ritmico di accordi che suona in questo modo. C'è poi di nuovo la chiusura, è come se il brano salisse e poi si va nuovamente a chiudere, poi si riapre nuovamente e poi va nuovamente a chiudere. Fatta questa piccola introduzione su quello che secondo me a mio modo di vedere è assolutamente un capolavoro della musica rock, è un capolavoro delle Zeppelin, adesso impariamo a suonare in tutte le sue parti, così come facciamo noi solitamente sul canale, impariamo le varie parti, le mettiamo insieme e impariamo a suonare tutto il brano. Impariamo adesso a suonare Baby I'm Gonna Leave You delle Zeppelin. Impariamo adesso a suonare la bellissima Baby I'm Gonna Leave You delle Zeppelin. Come al solito, come facciamo sempre sul canale quando studiamo un brano, dividiamo quello che è il brano nelle varie parti che compongono il brano stesso, impariamo le singole parti, poi lo mettiamo insieme e suoniamo tutto il brano. Naturalmente iniziamo da quello che è l'arpeggio iniziale, che è anche l'arpeggio che si mantiene durante la strofa. Ve lo suono un attimo a velocità normale.
Questo è l'arpeggio iniziale di Bevengono Livi, che come vi dicevo si mantiene anche poi per tutta quella che è la strofa, tutto quello che è il cantato della strofa, quantomeno la prima parte della strofa. L'arpeggio è fatto da accordi relativamente semplici, è fatto su una base di La minore, per l'esattezza non essendo presente il Do e un La con la seconda sospesa perché suona il Si, un accordo di La minore con basso di Sol, un accordo di Re maggiore con basso di Fa diesis, un Fa maggiore ed un Mi maggiore. I bassi che cambiano dunque in questo arpeggio sono il La, il Sol, il Fa diesis, il Fa ed il Mi. Quindi suona in questo modo. Vi suono nuovamente l'arpeggio, adesso lo impariamo. L'arpeggio suona così. Per quanto riguarda quella che è la mano destra, vengono utilizzate le prime 4 dita, si utilizza il pollice, l'indice, il medio e l'anulare. Voi se volete potete anche suonarla col plettro, io comunque preferisco suonarla con le mani perché mi piace di più suonarla con le mani. Per quanto riguarda il fingerstyle con le mani, quello che va a cambiare sempre il basso è il pollice. Con il pollice si vanno proprio a suonare tutti questi bassi che abbiamo visto, il La, il Sol, il Fa diesis, il Fa ed il Mi. Con le altre 3 dita si suona l'arpeggio. Adesso ve lo suono lentamente, vi metto la tablatura così lo potete studiare. Suonato lentamente suona in questo modo. Ve lo faccio ancora più lento. Naturalmente questo arpeggio si continua all'intro di questo arpeggio e si inizia con quella che è la prima strofa. Baby, 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 I'm gonna leave you. Nella strofa viene ripetuto 2 volte. I say baby, you know I'm gonna leave you. A questo punto l'arpeggio cambia durante la strofa e si ritorna nuovamente sull'accordo di Fa e sull'accordo di Mi. In questo modo. I leave you when the summertime, leave you when the summer comes to rolling, e si ritorna con l'arpeggio. E si riprende nuovamente con l'arpeggio per arrivare poi alla seconda parte. Quindi seconda parte della strofa. I say baby, you know I'm gonna leave you. Qui si ritorna sul Fa. I leave you when the summertime, leave you when the summer comes so rolling, leave you when the summer comes alone, e si va subito sulla seconda parte. Per quanto riguarda questo ritorno sul Fa e sul Mi ve lo suono lentamente. Si parte dall'accordo di Fa maggiore, ma si mette il dito mignolo
qui al terzo tasto sulla seconda corda e poi lo si leva. La stessa cosa si fa sull'accordo di Mi maggiore, quindi suona. E si riprende con l'arpeggio. Vi suono questo passaggio Fa e Mi lentamente. E si riprende un'altra volta con l'arpeggio. Ve lo suono di nuovo ancora più lento. E si riprende con l'arpeggio iniziale. Leave you when the summer comes so long. E qui già si va sulla seconda parte. Subito dopo la prima strofa si va direttamente a quella che è la prima parte ritmica strumentale di Baby Ain't Gonna Leave You. Questa prima parte ritmica suona in questo modo. Viene ripetuta 4 volte e si inizia con la seconda strofa. Baby, 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 oh baby, I don't wanna leave you. E si continua con quella che è la seconda strofa. Ve la suono nuovamente. Viene ripetuta, vi ripeto, 4 volte. Questa prima parte ritmica è fatta soltanto da 3 accordi. Abbiamo un accordo di La minore, un accordo di La minore settima, preso con questa posizione, e un accordo di Re minore con la nona aggiunta. Quindi La minore settima, Re minore con la nona aggiunta. Viene suonato anche la corda del Mi cantino. Impariamo adesso quella che è la ritmica. La ritmica fondamentalmente suona in questo modo. Ta ta pa ta ta pa pa. Ta 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 ta. Pausa. Pa pa. Ta 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 ta. Pa pa. Ta 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 ta. Pa pa. Fatta naturalmente con gli accordi. Pausa. Pausa. Ve la faccio lentamente. Viene ripetuta 4 volte. E si inizia nuovamente con quello che è l'arpeggio iniziale. Subito dopo quella che è la prima parte ritmica strumentale si inizia nuovamente con la seconda strofa e poi c'è di nuovo la stessa parte ritmica strumentale. Quindi fondamentalmente la prima e la seconda strofa hanno uno schema A-B-A-B,
c'è l'arpeggio con il passaggio tra il Fa ed il Mi, la parte ritmica strumentale che è la B, poi c'è di nuovo l'arpeggio che è la A e poi c'è di nuovo la parte ritmica strumentale che è la B. Quindi per quanto riguarda la seconda strofa si inizia esattamente come se iniziaste da capo, si parte con l'arpeggio, naturalmente c'è anche il passaggio tra il Fa ed il Mi, nuovamente l'arpeggio, Leave you when the summer comes so long, e si va nuovamente sulla stessa parte ritmica che abbiamo appena visto. La seconda volta, dopo la seconda strofa, non si ritorna sull'arpeggio ma inizia un'altra parte strumentale. Questa parte strumentale è la prima parte, viene ripetuta 4 volte ed è composta da un arpeggio e poi si va nuovamente, si riapre con la dinamica, sempre col discorso della dinamica che chiude e che apre, chiude la dinamica con queste 4 volte di arpeggio e poi riapre con un'altra parte ritmica di accordi. Questa parte strumentale di arpeggio suona in questo modo. Viene ripetuta 4 volte e poi si va su quella che è la parte ritmica con gli accordi. Per quanto riguarda questa parte strumentale sono semplicemente 4 accordi. Abbiamo questo, il nostro accordo di La minore settima, questa posizione e quest'altra posizione. Sono semplicemente questi 4 accordi, però viene suonato abbastanza velocemente, quindi adesso lo impariamo lentamente, poi piano piano voi andate aumentando quella che è la velocità fino a raggiungere quella che è la velocità del brano. Adesso ve lo suono lentamente, vi metto la tablatura così lo studiate. Ve lo suono ancora più lentamente. Naturalmente voi eseguitelo lentamente così come lo sto eseguendo io. Facendo attenzione che suonino tutte le note, compresa anche l'ultima. Queste note si devono sentire. Quindi eseguitelo lentamente, imparatelo proprio lentamente, non abbiate fretta di farlo, proprio imparatelo così proprio lentamente, pian piano che avete la consapevolezza
di quelli che sono gli accordi e l'arpeggio che sta suonando, andate aumentando la velocità di esecuzione. Fino a raggiungere quella che è la velocità del brano. Quindi, ricapitolando fin dove siamo arrivati adesso, c'è l'intro con l'arpeggio, che è lo stesso arpeggio che si mantiene durante la strofa, il passaggio, come abbiamo visto, tra il fa e il mi, che porta a quella che è la prima parte ritmica strumentale. Per quanto riguarda la seconda strofa, schema AB, si ripete esattamente quello che si è suonato nella prima strofa, quindi si ripete nuovamente l'arpeggio, il passaggio tra il fa e il mi, e c'è di nuovo la stessa parte ritmica strumentale. La seconda volta non si ritorna sull'arpeggio, ma c'è questo piccolo arpeggio strumentale che abbiamo appena visto, che porta a un'altra parte ritmica con gli accordi. L'arpeggio strumentale che abbiamo appena visto, così ritorniamo al punto in cui eravamo, suona in questo modo. Viene ripetuto 4 volte. Su questo ultimo c'è un bellissimo colpo di rullante che è come un colpo di pistola, e si inizia con l'altra parte ritmica con gli accordi. Quest'altra parte ritmica con gli accordi, che è strumentale ma poi si aggiunge anche quelli che sono i vocalizzi di Robert Plant, suona in questo modo. Vediamo quelli che sono gli accordi. Il primo accordo è un accordo di La minore, poi abbiamo un accordo di La minore settima con il basso di Sol, dove si suona sia il Sol al terzo tasto sulla sesta corda che il Sol al terzo tasto sulla prima corda. Poi abbiamo questo accordo, che è un accordo di Re minore settima con il basso di Fa diesis, un Fa maggiore ed un Mi maggiore. Quindi fondamentalmente gli accordi seguono quello che è lo schema degli accordi che abbiamo visto per l'arpeggio. Abbiamo l'accordo di Re minore settima con il basso di Fa diesis, il Fa ed il Mi. Viene suonato ritmicamente in questo modo. Su ogni accordo dovete proprio alzare le dita qui, suonare proprio le corde a vuoto e riprendere. Quindi suona ta na 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 ta ta na 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 ta na 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 ta ta na 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 ta, naturalmente cambiando gli accordi. Imparate la ritmica sull'accordo di La minore. Ve la faccio lentamente. Che avete imparato la ritmica sull'accordo di La minore, applicatela su quelli che sono gli altri accordi. Ta na 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 ta. Pa na 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 ta. Adesso ve la faccio tutta lentamente.
facciamolo ancora più lento. Abbassiamolo ancora un po' di velocità. Questa è la seconda parte ritmica strumentale. Fondamentalmente queste sono tutte le parti di Baby Ain't Gonna Leave You che poi vengono ripetute anche durante il brano. Ascoltando il brano e suonando dietro il brano vi renderete conto di quella che è la struttura del brano. Quindi queste sono fondamentalmente tutte le parti. Abbiamo l'arpeggio, il passaggio tra il fa e il mi, la prima parte ritmica, poi abbiamo la seconda strofa, poi c'è questo arpeggio strumentale ripetuto 4 volte che abbiamo visto, quest'altra parte ritmica che si mantiene comunque perché poi comincia a crescere con la dinamica e poi si riprende nuovamente con l'arpeggio e si va verso quello che è il finale del brano. Viste tutte quelle che sono le parti di Baby Ain't Gonna Leave You, non ci rimane che vedere come finisce, non ci rimane che imparare anche il finale. Anche il finale di Baby Ain't Gonna Leave You non è un finale assolutamente scontato ed è secondo me una genialata, perché finisce un po' alla blues, finisce in questo modo. Finisce con questo accordo in sospensione. Adesso impariamo a suonare questo finale. Vediamo innanzitutto quelli che sono gli accordi. Il primo accordo è questo. È tutto suonato pizzicato. Tutti gli accordi vengono suonati pizzicati 4 volte. Questo è un accordo di La con basso di Do diesis. Poi alla stessa posizione si porta un semitono indietro e diventa un accordo di Do minore sesta. Quindi siamo qui al nono tasto, ottavo tasto, poi c'è quest'altro accordo presso il settimo tasto e decimo tasto. Questo è un accordo di Si minore settima. Poi spostiamo semplicemente questo dito e facciamo suonare il Si bemolle e poi prendiamo quest'altro accordo. Questo è un accordo di La minore con la nona aggiunta e lo arpeggiamo alternando tra la seconda e la prima corda, quindi quinta, quarta, terza, seconda, quinta, quarta, terza, prima corda, in questo modo. Ci si ferma su questo accordo e lo si fa risuonare tutto fino alla corda del Mi cantino. Quindi ve lo faccio di nuovo lentamente, sempre vi ripeto, gli accordi sono ripetuti 4 volte. Arpeggio, sospensione, accordo. Facciamolo di nuovo e facciamolo ancora più lento. Sospensione, accordo che si apre. Facciamolo l'ultima volta ancora più lento. Arpeggio,
sospensione, accordo che si apre. Questo è il finale di Baby I'm Gonna Leave You. Così abbiamo suonato tutte le parti di questo meraviglioso brano, che non è assolutamente scontato, non è proprio la canzoncina quella fatta di 4 accordi, Baby I'm Gonna Leave You, Baby sto andando via, io me ne vado, io ti amo tanto. Non è assolutamente questa canzone, ma stiamo parlando dei Led Zeppelin, e a mio modo di vedere questo è assolutamente un capolavoro della musica rock, è un capolavoro dei Led Zeppelin. Ragazzi, spero vi piacciono le Zeppelin, spero vi piacciono i brani in acustico delle Zeppelin. Se vi piacciono fatemelo sapere nei commenti, così ne faremo anche altri. Io da ragazzo mi sono divertito a studiare fondamentalmente tutta la discografia delle Zeppelin, li suono con piacere e anche con molta umiltà, quindi se vi piacciono fatemelo sapere nei commenti e ne faremo anche altri. Fatemi sapere anche nei commenti se è tutto abbastanza chiaro, se avete bisogno di qualche chiarimento, se c'è qualcosa che non riuscite a fare, quali sono le difficoltà che incontrate, se riuscite a suonarla, se vi piace, se non vi piace, insomma fatemi sapere quali sono le vostre difficoltà, se riuscite a farlo, se avete bisogno di qualcosa. Come sempre io sono qui, sono a vostra disposizione, cercherò di aiutarvi nella maniera migliore che posso riuscire a fare con questo strumento che YouTube mi offre. Ragazzi, come al solito, se volete iscrivetevi al canale, mettete un like, condividete questo video, mettete anche questo hype, questo nuovo hype che c'è per aiutare i canali emergenti a salire con le visualizzazioni ed essere visti maggiormente, per avere un audience maggiore. Quindi se volete aiutatemi anche sotto questo profilo, ma la cosa più importante rimane sempre quella di suonare sempre, suonare sempre, suonare sempre, e di suonare sempre anche i Led Zeppelin.